we love the nature. We have to respect, we have to connection with the nature. We have to connection in the animal because the young generation now already moved from the jungle to other city. So who people keep it in my culture? La cosa che mi ha colpito di più è stato che lo sciamano, prima di tagliare l'albero, si è fermato, ha parlato con la pianta, ha chiesto il permesso agli spiriti. Tu sabau siap kau, dia kuat ini. Batu sabau bakeran di kuala pasang. Lo sciamano è entrato nella giungla per posizionare le trappole. Because in Mentawai, we have to enjoy in my life. Because life is now, is not tomorrow. Sapevamo che incontrare i Mentawai non sarebbe stata una passeggiata, perché vivono isolati nella giungla, su un'isola chiamata Siberut, situata a largo della costa occidentale di Sumatra, qui in Indonesia. In realtà dovete sapere che quest'isola è rimasta isolata dal resto del mondo per secoli e ancora oggi alcune delle persone che vivono qui non sanno cosa ci sia al di là dell'isola. Però purtroppo qualcosa sta cambiando perché la modernità avanza anche qui e quello che resterà di questa comunità con molta probabilità sarà solamente il ricordo. Ed è proprio per questo che siamo qui, perché vogliamo incontrarli, parlare con loro, ascoltare le loro storie prima che sia troppo tardi. I Mentawai sono uno dei popoli indigeni più antichi dell'Indonesia, custodi di un sapere millenario tramandato non con le parole ma con i gesti, i silenzi e i riti. I Sikerei, gli sciamani Mentawai, portano sul corpo la propria storia. Ogni tatuaggio, ogni ornamento è un simbolo di sapere, forza e connessione con gli spiriti. Vivono in simbiosi con la foresta, non per scelta romantica, ma per necessità spirituale, perché allontanarsi dalla natura per loro significa ammalarsi nell'anima. Ma oggi quell'equilibrio è fragile, le pressioni del mondo moderno minacciano la loro cultura, la loro terra, il loro futuro. Eppure i Mentawai resistono e nel loro silenzio c'è tutta la forza di un mondo che non vuole scomparire. Raggiungere la casa dei Mentawai non è facile, ma fortunatamente con noi c'è Kunan, un giovane Mentawai profondamente legato alle sue radici. È stato lui a convincere alcuni membri della sua comunità ad accoglierci, perché crede che raccontare la loro vita possa diventare anche un modo per difenderla. It is like for to calling pig. If For the calling pig, the yeah, pig. calling the pig. If the pig go far away, when you make like this, clong, 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 the pig is already know. And it's like time to eat. And they come back. Yes. Wow, they're smart. Yeah. Wow. Ora probabilmente non lo sentite, ma c'è un rumore. Io credevo fosse, non so, un animale, un uccello qui della giungla. In realtà si diceva che siamo vicini all'Uma e che questo è il rumore che i Sikerei fanno per richiamare i maiali e chiedergli insomma di ritornare a casa. Camminiamo nella giungla per ore, tra fango, radici e un'umidità che ti entra nelle ossa. E proprio quando le forze iniziano a mancare, davanti a noi compare la loro casa, semplice e tranquilla, come se fosse sempre stata lì ad aspettarci. La casa dei Mentawai credo che sia una delle dimore più interessanti al mondo oggi, perché è realizzata esclusivamente con elementi che arrivano direttamente dalla natura, quindi dalla giungla. Infatti gli stessi Sikerei, gli sciamani, a volte impiegano anni prima di realizzarla del tutto. Ma la cosa probabilmente più interessante sono gli accessori al suo interno, come per esempio i teschi di scimmie o maiali, trofei di caccia, che come mi spiegavano prima, secondo i Mentawai, hanno come obiettivo quello di mantenere lontano dall'Uma, dalla casa, gli spiriti maligni che abitano nella giungla. La sera ci ritroviamo attorno al fuoco, condividendo il cibo e le domande. Ci offrono il sagu, una specie di grissino naturale
fatto con farina di palma e accompagnato quella sera da larve fresche raccolte poche ore prima nella foresta. Parlando mi raccontano una cosa che mi colpisce. Qui il tempo non esiste, o almeno non come lo intendiamo noi. I Mentawai infatti non conoscono con esattezza la loro età, perché qui è la foresta a dettare il ritmo. Mai ka tapoi mai toi ku ka mo mi ka se ye de ku nai. Sara le pe ya le ka sa ku ka. How many seasons you have? We have 4 seasons. We have autumn, winter, summer, and spring. 4 different. You understand? Yes. You know the differences? Mai ka sa. I know that. Yeah. Yeah, no. Like how the season like cool? Yeah. Well, like for example, winter it's very cold. Yeah. Summer it's very hot. Spring it's between cold and hot, but flowers. Autumn is between cold and also hot, but no flowers. The tree are empty. Questa mattina siamo stati svegliati dai galli e dai maiali molto presto, intorno alle 6. Ma va bene così perché in realtà ieri alle 9 eravamo già tutti a letto a dormire, quindi è vero che le giornate iniziano molto presto ma finiscono anche molto presto. Nel complesso la giornata dei Mentawai, come tutto del resto, è molto lenta perché non fanno praticamente nulla, si riuniscono, sorseggiano del tè caldo o del caffè ascoltando i suoni della natura senza parlare. La vita dei Mentawai è intrecciata alla foresta. Non seguono regole scritte, ma vivono in armonia con tutto ciò che li circonda. Al centro di questo mondo ci sono i sikerei, gli sciamani. Vivono quasi nudi, per sentirsi più liberi e vicini alla natura. L'unico indumento che portano si chiama kabi, ricavato dalla corteccia di un albero che cresce soltanto nella loro giungla. Adesso nella realizzazione del cavi, la cosa che mi ha sorpreso di più è stata che lo sciamano, prima di tagliare l'albero, ha parlato con la pianta, ha chiesto il permesso agli spiriti. Questo perché, secondo la loro religione, o almeno le loro credenze, tutto all'interno della giungla ha un'anima, uno spirito, dalle piante alle rocce, qualsiasi cosa. Quindi prima di prendere qualcosa della natura bisogna chiedere il permesso. Questo è uno di quei momenti che non voglio assolutamente perdermi, perché il sikerei, lo sciamano, è entrato nella giungla per posizionare le trappole poi che gli serviranno per catturare o cacciare animali quali cervi, polli o maiali. In realtà esistono due tecniche, due metodi principali di caccia. Il primo è quello tradizionale, quindi con arco e frecce. Il problema è che però a volte passano giorni, se non settimane, all'interno della giungla prima di rientrare a casa. Il secondo invece è il seguente, quindi attraverso trappole che però solo i sikerei, solo gli sciamani sanno dove posizionare, perché solo loro sanno dove gli animali poi passeranno. Dimostrazione di come i Mentawai siano connessi con la natura. Dopo ore nella foresta, torniamo alla dimora stanchi ma soddisfatti. Mentre gli altri preparano il pranzo, io rimango solo con Aman, uno dei sikerei più rispettati del villaggio. È il momento perfetto per fare due chiacchiere e provare a capire un po' più del loro mondo. I know that the shaman has a very important role here in the Mentawai society, and you're also able to speak to the spirits. So I wanted to ask you, when you go to the jungle, can you speak to the spirits, and what do they say to you, or what do you ask them? Kakaya ikuana. Kakaya kasimataway nane. Kasimataway pasana ni kuila batak. Kuila tapoy kuala. Kuala
Tanzania Sabau Siagau. Ke ni lok Sabau Siagau. Ke tu Sabau Siagau. Kurere ku kuas ni. Ba tu Sabau ba kera ni kuala batak na ni. Karajo kuia. Kuneku. Moto ba kera ni kuala ni karajo kuia na. Oh, pakai batak. As far as I know, you have always been here. You spend all your whole life here in the jungle. So I wanted to ask you, how do you expect the place from where I come from, like my city, my country, to looks like? Moto aku kapula ke jabu kara. Kuica sapu sibiwa. Kuica mobil. Kuica imara mai sirimanua. Tu mau aku. Kuanya mabeda kakai. Kakai kai ini ajimat tahu, mabeda kau kara mabeda. Waktu aku ikara, kula kajab mui, ele parak, ele kapaya, meru puri manu ajat. Imo ngaku, kukua, wah, makiri nale kai ne. Parlare con Aman è stato come entrare in un altro tempo, un tempo dove si parla poco ma si ascolta tanto. E in quel silenzio qualcosa si muove, qualcosa che noi forse abbiamo dimenticato. Proprio per questo, prima di lasciare la giungla, decido di fermarmi con Kunan, la nostra guida. In un mondo dove la modernità corre ovunque, lui ha scelto di restare. E allora mi chiedo, cosa può insegnarci un ragazzo che vive in una realtà così lontana dalla nostra? E soprattutto, cosa vede lui che noi abbiamo smesso di guardare? So, your society always working, busy with travel, and then we have not to see your friend. We have not time with your family. We have to not spend time with the friend. So different in Mentawai, because in Mentawai we have to enjoy in my life. We have to rest in my life. We have to rest with my family. We have to rest in my friend. Like enjoy is my life, because life is now, is not tomorrow. Being real Mentawai, we love the nature. We have to respect. We have to connection with the nature. We have to connection in the animal, because the young generation now already move from the jungle to other city. So who people keep it in my culture? Who people keep it in my jungle? Nobody know people keep it in my jungle. We don't want my jungle is loose. The people cut two trees. We have the jungle stay forever. So but until I'll be here, is Mentawai, I am promised, is never die. Mentre mi allontano lentamente dalle coste di Siberut, osservo le sagome dei Mentawai che si fanno sempre più piccole sulla riva. Non salutano con gesti o parole, stanno semplicemente lì, immobili, con quella calma che ho imparato a riconoscere come la loro più grande saggezza. In questi giorni ho visto uomini che non misurano ogni attimo, ma lo vivono pienamente. Tornando al mondo da cui vengo, porto con me una domanda semplice ma profonda. E se ci fermassimo? E se anche solo per un momento spegnessimo tutto e ci sedessimo ad ascoltare il nostro respiro? I Mentawai non sono rimasti indietro nel tempo. Forse siamo noi che abbiamo dimenticato come si fa a essere presenti nella vita. Vivendo ogni gesto come se fosse l'unico importante, i Mentawai mi hanno fatto riscoprire cosa significa essere davvero vivi. Non chiedo di tornare nella giungla, ma di portare un po' di quella giungla dentro di noi. Ricordare che la vita non è una corsa da vincere, ma un'esperienza da assaporare. I Mentawai me l'hanno insegnato senza dire una parola. A volte la cosa più rivoluzionaria che possiamo fare è semplicemente fermarci, respirare ed essere grati per questo momento, proprio questo, che non tornerà mai più. Forse questo è il vero viaggio, non quello che ci porta lontano da casa, ma quello che ci riporta a casa dentro noi stessi.